Vi spiego in modo semplice e chiaro come utilizzare il cronografo della Garmin, il Garmin Xero C1 Pro. Ed eccolo qui il nostro cronografo della Garmin, il Garmin Xero C1 Pro. Su questo avevo già fatto una video recensione, se non l'avete vista potete andarvela a vedere, la trovate nelle playlist del mio canale, ma siccome parecchi di voi mi hanno fatto un sacco di domande, mi hanno chiesto di spiegare meglio come funzionasse, non avevano chiare talune cose, in effetti in quell'occasione l'abbiamo visto in un modo un po' più veloce, e più che altro abbiamo fatto un test in poligono del suo funzionamento perché era da poco uscito sul mercato. Ora che si è ben attestato, perché effettivamente rispetto ad altri prodotti della concorrenza è di un utilizzo davvero semplice, ma dà delle informazioni, dei dati assolutamente precisi, e quindi ho deciso di procurarmene un altro che mi ha fornito molto gentilmente l'Armeria Ciaffoni di Frascati, proprio perché volevo fare un unboxing con voi, una prima accensione, quindi farvi vedere come si imposta, e poi un salto in poligono per testarlo su due carabine diverse. Allora, procediamo all'unboxing del nostro Garmin. Ecco qua, si presenta così, come vedete c'è lo strumento e un piccolo cavalletto per l'utilizzo sul campo, molto comodo, molto leggero, poi vi faccio vedere come funziona, è semplicissimo. Abbiamo il nostro strumento, in più nella valigetta troveremo un cavetto di ricarica per le batterie incorporate, manuale d'uso, garanzia e quant'altro. Il manuale d'uso, vi dicevo, non lo vediamo neanche perché è talmente semplice, quindi vi spiego io. Allora, qui sopra come vedete c'è un tastierino con ok, quindi un tasto di conferma delle varie funzioni, un tasto che fa due funzioni diverse: power, quindi accensione o spegnimento, oppure torna indietro, c'è la freccina torna indietro, e poi due semplici frecce su e giù. Tutto qua, davvero semplice. Qui abbiamo il connettore, se riesco ad aprirlo, ecco qua, il connettore per il cavetto per la ricarica. Questo che vedete dietro è praticamente la copertura del radar, qua dietro c'è il radar che andrà a misurare quindi i nostri colpi, l'attacco per il cavalletto, che è l'attacco tipo fotografico, quindi se non usiamo questo potremmo anche utilizzare un cavalletto di quelli per le macchinette fotografiche, va bene, le varie diciture della Garmin, e andiamo ad accenderlo. Per accenderlo basta premere un pochino il tasto power, eccolo qua. Prima cosa che ci chiederà lo strumento è la lingua che vogliamo impostare. Ci sono tutte le lingue, quindi scorriamo col tasto freccia in giù, andiamo su italiano e confermiamo con ok. A posto. Seconda cosa che ci chiede è l'unità di misura che come vogliamo impostare, come leggere praticamente i dati per quanto riguarda la velocità del proiettile. Quindi feet per second, io metterò invece metri al secondo perché mi trovo meglio con questo. Come vedete c'è anche miglia orarie, chilometri per ora, insomma un sacco di possibilità diverse, ma nel caso mio sceglierò metri per secondo. Ok. Ora mi sta chiedendo se lo voglio connettere al mio cellulare. Se avete scaricato l'app, se volete vedere come si presentano questi dati, basta che andate a vedere l'altro video, quello che avevo fatto prima, casomai vi metto il link sotto, dove l'abbiamo già testato la prima volta, che è appena uscito sul mercato, e in questo caso non lo faremo perché quello che mi interessa è spiegarvi il funzionamento proprio dello strumento e le impostazioni, anche se sono davvero semplici. Quindi in questo caso faremo skip, quindi saltiamo, ok. Setup completo, come vedete ho già finito. Quindi adesso abbiamo delle voci, nuova history, non c'è niente perché ancora non l'abbiamo utilizzato, e quindi andiamo a nuova sessione. Ok, siamo pronti per iniziare una sessione di tiro.
clicchiamo ok. Ok, allora come vedete qui abbiamo un menu molto spartano, diciamo così, molto semplificato. Rifle, quindi vuoi sparare con cosa oggi? Con una carabina, quindi selezioneremo rifle. Se invece volessi misurare una pistola vado su pistol, se invece volessi misurare delle frecce vado su bow, se invece volessi misurare una PCP, una aria compressa, andrei su air rifle, oppure altro. Vuol dire che possiamo misurare qualsiasi cosa spari un proietto, quindi ad esempio un fucile, una replica soft tire che spara quei pallini di plastica, le potete tranquillamente misurare, o qualsiasi altra cosa, credo anche una fionda, quindi è davvero semplice, vi dico. E torniamo su, perché io invece sparerò con una carabina, quindi faccio ok per la carabina. E quindi lui, sapendo che si tratta di carabine, mi darà delle velocità da scegliere, in quanto la carabina potrebbe essere una 22, una 223, insomma, a secondo delle carabine le velocità dei proiettili sono diverse. Devo soltanto scegliere il range che interessa a me. Ora, io sulla scatola della Fiocchi c'è scritto che il proiettile, diciamo, esce intorno agli 800 metri al secondo, quindi scelgo il primo campo che va da 520 a 1520 metri al secondo, che è il limite massimo di lettura, quindi qualsiasi arma o oggetto sparante andremo a misurare, l'unico limite è la velocità. Quindi se il proiettile fosse più veloce di 1520 metri al secondo alla volata, in quel caso non lo potremmo misurare. Ma tutto quello che rientra tra i 180 minimo e i 1520 sarà misurato. Quindi selezioniamo il campo che interessa a noi, 800 metri al secondo, quindi rientra nel primo campo, e faccio ok. Adesso lui mi dice, siccome l'abbiamo impostato prima che lo vogliamo che ce lo chieda ogni volta, se usassimo sempre lo stesso proiettile potremmo saltare in questo passaggio disattivandolo in quelle impostazioni pro che abbiamo visto prima. Ma siccome è la prima volta che lo utilizziamo, mettiamo sì, ok, voglio impostare il peso del proiettile. Quindi io uso un 175, quindi 1, ok, qua andiamo su 7, ok, qua andiamo su 5, ok, è in grani, come vedete, quindi 175 grani. A questo punto lui mi dice semplicemente, mi fa vedere proprio il disegnino di come va posizionato lo strumentino, sia in orizzontale, diciamo, che in verticale, quindi è molto semplice. Come vedete qui in questo punto vi fa vedere che va posto praticamente tra i 15 e i 35 cm al massimo a fianco della nostra carabina, più o meno all'altezza di dove finisce l'handguard della carabina, diciamo l'impugnatura, insomma, esattamente come si vede qua, in maniera che tra qui e la canna c'è, diciamo, un po' di distanza. Questo perché se fosse posizionato più avanti verrebbe investito dai gas, soprattutto se la carabina, come ho mostrato qui sul disegnino, ha un freno di bocca, e quindi sarebbe, diciamo, non potrebbe lavorare. Quindi è semplicissimo, basta appoggiarlo accanto alla carabina, non troppo vicino, neanche troppo lontano, tra i 15 e i 35 cm. Una volta posizionato, mettendolo, adesso vi faccio vedere, si avvita questo e siamo pronti. Una volta posizionato gli diamo l'ok e lui rimane in attesa per leggere i colpi. Ogni colpo che spareremo lui lo misurerà, perché emette da qua dietro un'onda radar che va diciamo, continuamente, un'onda radar che va ad intercettare il proiettile e lo misura dal momento che esce dalla volata fino a circa 20 metri di distanza. In questo modo lui può stimare esattamente qual è la velocità del proiettile. Un'impostazione, diciamo, che viene richiesta per l'utilizzo di questo strumentino è semplicemente che davanti alla nostra carabina ci siano almeno 20 metri liberi, cioè il proiettile deve poter volare 20 metri senza, cioè se mettiamo un bersaglio a 10 metri non riuscirà a misurarlo, tutto qua. Quindi dobbiamo avere almeno 20 metri davanti liberi, in maniera che lui abbia il tempo di fare tutte le sue misurazioni e darci quindi un dato molto sicuro. Come vedete qua sotto poi mi fornirà la minima, la standard deviation e la massima. E questo è quanto. Qua, quindi una volta impostato non dovremo fare altro che fare queste cose. Adesso lo spegniamo. Ora che è impostato vi faccio vedere, una volta che l'abbiamo impostato, che è stato davvero semplice, quando lo accendiamo che succede? Lo accendiamo, questo, ok, nuova sessione, tasto ok, rifle, sì, carabina,
Questa è il range? Sì, è questo. Vuoi vuoi rimettere il peso del proiettile? Potrei anche skipparlo, l'abbiamo già messo. Diciamo che per sicurezza lo voglio rimettere. Ok, infatti ci sta già. Ok, ok, lo vuoi andare a posizionare? Sì, lo posiziono. Ok, è pronto. Cioè è davvero davvero semplice. Si avvita il suo cavalletto sotto, si aprono le sue belle gambettine e lo strumento è pronto per lavorare. Basterà appoggiarlo e poi fare tutte le sessioni che vogliamo. Una volta finite le nostre sessioni di tiro, non dovremo fare altro che a questo lato ovviamente dovrà essere verso il bersaglio a cui spariamo e ovviamente il display verso di noi che lo possiamo leggere in diretta. Una volta finita la sessione di tiro andremo a fargli ok e lui ci farà vedere un menu dove ci chiede cosa vogliamo vedere, la lista degli spari, la sessione, il sommario delle sessioni, perché possiamo fare anche tante sessioni diverse e memorizzarle, come farò io adesso in poligono, quindi prima una carabina, poi l'altra carabina, oppure procedere a cambiare diciamo, i campi dati, il colore, le solite cose. Ok, tutto qua, quindi spegniamolo. Lo riponiamo nella sua bella confezione e ci trasferiamo in poligono per il test pratico. Allora, finalmente dopo tantissimi giorni di pioggia, una giornata diciamo bella, anche se c'è un vento veramente fortissimo oggi, molto trasversale, ma comunque non influirà sul test che dobbiamo fare oggi. Come faremo questo test? Utilizzerò due scatole di munizioni identiche dello stesso lotto e due carabine molto simili per caratteristiche tecniche e sparerò quindi oggi prima 10 colpi con una, poi 10 colpi con l'altra, misurandoli col nostro Garmin Xero, che ci farà quindi poi una media delle velocità e ci dirà quindi a quanto escono le palle quindi dalle nostre volate. Ottimo. Allora, ho finito la serie di 10 colpi con la nostra Sabatti Tattica Levo US, vediamo il risultato. Allora, vado a leggere sul Garmin i dati che riporta della nostra sessione di tiro, la prima, 10 colpi con la Sabatti Tattica Levo US, e mi dice che praticamente abbiamo sparato 10 colpi, la velocità minima è stata 766,7 metri al secondo, la media è stata 774,4 metri al secondo, la massima, l'ultimo colpo, 780,6, la differenza totale 13,9 metri al secondo, la deviazione standard 4,2. Quindi una deviazione standard buona, perché parliamo di munizioni commerciali, neanche il top di linea, diciamo, è una Fiocchi quella che sto utilizzando, e quindi una deviazione di 4.2 assolutamente accettabile per questo tipo di munizione, e la velocità una media di 774.4. Quindi mi baserò su questa media per fare la comparazione con l'altra carabina che adesso andremo a provare. Appunto spareremo altri 10 colpi con le stesse identiche munizioni, stesso lotto, la stessa scatola in pratica, e faremo le misurazioni e vedremo quanto i dati che ci riferirà appunto il nostro Garmin, se c'è una differenza diciamo sostanziale o minima o nulla.
Allora, ecco la schermata dei colpi sparati con il nostro Ruger, tiri 10, velocità minima 750.3, velocità media 757.5, velocità massima 764.6. La differenza simile a quella di prima, 14.2, l'altra era 13 e qualcosa, poi adesso andiamo a vederli, tanto li ha salvati tutti. Deviazione standard, siamo là, 4.4, prima era 4.2, quindi la differenza è più o meno la stessa, quindi la munizione è molto costante, diciamo, e quindi affidabile anche per questo tipo di test. Ora, così a prima vista mi sembra che abbiamo una velocità più bassa di circa 20 metri al secondo. Ed eccoci rientrati dalla sessione di test del Garmin. Come avete visto dalla sessione di tiro che ho effettuato presso il poligono di Roma, long range shooting, che permette di tirare fino a ben 600 yard, ho potuto misurare la velocità di uscita della munizione che uso comunemente. Mi hanno fornito delle informazioni davvero molto utili, quindi la velocità su una e sull'altra carabina, che abbiamo scoperto cambia di scarsi una ventina di metri al secondo, e questo è dovuto probabilmente alla differenza di lunghezza della canna. Infatti la Sabatti Tactical Evo US ha una canna da 22 pollici, mentre la Ruger Precision Rifle ha una canna da 20 pollici, quindi abbiamo 2 pollici di differenza. Questi sicuramente sfrutta la Sabatti, che ha appunto 2 pollici in più, sfrutta probabilmente meglio i gas di uscita di questa munizione, riuscendo quindi ad imprimere una velocità un po' superiore. Quindi in ultima analisi, strumento leggerissimo, compattissimo, facilissimo e comodissimo da portare in poligono con noi, perché davvero lo possiamo mettere ovunque e non ci darà nessun problema di ingombro né di peso. Utilità, che ve lo dico a fare, l'avete visto da voi, è uno strumento che sicuramente ho messo, diciamo, lì in conto da acquistare, perché lo trovo davvero comodo ed utile. Per chi fosse interessato all'acquisto del nostro Garmin, vi metto in descrizione il link del prodotto. Vi metto in descrizione anche il link del poligono, in caso non lo conosceste andatelo a vedere, perché è davvero un bellissimo poligono. Ebbene, io spero di avervi fatta cosa gradita, spiegandovi in modo semplice e chiaro il funzionamento e l'utilizzo del nostro Garmin Xero C1 Pro. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo presto sempre qui su Sendit.